Battery Weekly in modalità semi-mobile, o meglio mobile per quanto mi riguarda. Alan, Marco, ciao. Buon pomeriggio a Ciao. tutti. Sono andato a vedere qualcosa che comunque con le batterie ha sempre a che fare, perché parliamo di nautica, batterie che voi come azienda Flash Battery conosce già da tempo, avete già dato, diciamo. Sì, stiamo dando, dai, diciamo così, State dando. stiamo dando, esatto. E sarà interessante secondo me approfondirlo in una prossima puntata. Questa possiamo darla un po' come promessa agli ascoltatori? Bene, assolutamente, Bene. credo che rientri nella categoria, no? Le batterie vanno caricate. Benissimo. Assolutamente. Allora, se siete d'accordo, sempre a scelta, chi vuole lanciare la sigla? Alan. Vado io. Sigla. Ed eccoci qui, la sigla è andata. Guarda che con gli occhiali non è bello, voglio guardarvi negli occhi. Ciao. Allora, com'è questa settimana elettrica? Giudizio generale su quella che è stata la preselezione. Buona, dai, abbiamo tante notizie di diversa categoria e possiamo dire anche tecnologia, perché partiamo da un qualcosa che non è proprio una batteria. Molto bene, molto bene. Allora, Marco, visto che hai introdotto, eccola qui, parti proprio tu. Sì, so che anche tu hai insomma un ottimo feeling con l'idrogeno e giusto dopo ti lascerò la parola. Qui è un articolo in cui il CEO proprio di Volkswagen diciamo che proprio non le manda a dire all'idrogeno perché insomma non ci crede, dice che si sta affermando il mondo dell'elettrificazione e non vede diciamo un'applicazione dell'idrogeno quantomeno su applicazioni veicolari. Lui vede qualche limite tecnologico insomma in questa tecnologia e ribadisce che insomma gli scienziati si siano già esposti in questo. È ovvio che è un argomento molto ampio. Io credo che in alcune applicazioni specifiche l'idrogeno può essere utilizzato, però con la velocità di ricarica che stiamo raggiungendo insomma già oggi sulle vetture, non credo che ci sia bisogno di un range extender particolare a idrogeno. Insomma, poi Dani, lascio a te anche, visto che su questo punto diciamo ti sento molto caldo, se ci sei. Sì, guarda, fortunatamente si continua a ribadire che è un'applicazione così piccola come può essere quella della mobilità per un sistema così complesso e che anche richiede poi alla fine spazi, tecnologie, è comunque un gas, è sempre meno utile e ha sempre meno capacità di dimostrare la sua validità, soprattutto anche lo vediamo noi con le battery weekly ormai da settimane, con il continuo progredire delle batterie c'è sempre meno spazio. In altre applicazioni sicuramente è un ottimo alleato, come hai detto tu, per la decarbonizzazione, siamo assolutamente d'accordo, però appunto sulla mobilità leggera e anche ormai sulla mobilità pesante anche. Facciamo vedere un attimo questa immagine che fa sempre parte di questo articolo e fa vedere un po' l'efficienza, diciamo che le batterie si portano dietro e l'idrogeno si porta dietro. Ovviamente l'idrogeno diciamo che non salta fuori gratuitamente, perciò viene fuori da energia, perciò dall'elettrolisi e anche se è energia green o comunque pulita, è pur sempre energia che si può utilizzare per fare tante cose. Perciò c'è un doppio processo, è uno quello appunto della creazione dell'idrogeno, dell'immagazzinamento all'interno di bombole e poi una conversione ulteriore da quando lo si ha nelle bombole della macchina a quando si crea energia nelle fuel cell. Perciò abbiamo veramente una differenza di efficienza qui in questa immagine dichiara dal 70 al 90% per le batterie, mentre un 25-35% per l'idrogeno. Perciò effettivamente anche se viene da fonte verde non è proprio il massimo sprecarla, ecco, questo è quello che mi verrebbe da dire. Esatto, buttare energia è sempre comunque un male nel momento in cui dobbiamo perseguire la massima efficienza.
Sì. Esatto, la massima efficienza, perché bisogna ricordare che l'obiettivo è quello della neutralità carbonica entro una data precisa. Insomma, gli obiettivi sono stati prefissati, e quindi l'efficienza non è soltanto diciamo un vezzo raggiungere un'efficienza, ma potrebbe essere la differenza tra riuscire a raggiungere l'obiettivo o fallirlo, e quindi diciamo, non mantenere il riscaldamento globale al di sotto dei limiti che gli scienziati ci dicono sono quelli che dobbiamo evitare di superare. Esatto. Corretto. Sì, insomma, io faccio sempre l'esempio diciamo, di un escavatore o comunque una macchina da miniera. Oggettivamente farla totalmente full electric diventa complesso, dove magari non ci sono anche delle linee o delle fonti per poter lavorare o ricaricare così velocemente. Perciò ad oggi si abbina alla batteria un generatore endotermico. Non è detto che un domani possa essere un generatore a idrogeno, ma è da vedere, e soprattutto sarebbe una fonte più pulita rispetto al gasolio, però ci vorrà una rete appunto di distribuzione, e ci vorrà tutto quello che oggi effettivamente non è disponibile. Creare tutte queste complicazioni alla fine, che poi sono investimenti economici, quindi vuol dire spendere ancora soldi, forse è un po' fuori tempo nel momento in cui si sta investendo nella rete di ricarica. In realtà vorrebbe dire farle più frequenti, e allo stesso tempo si sta investendo nelle batterie, quindi vorrà dire batterie più capienti e velocità più rapide nella ricarica. Quindi mi sembra un po', ecco, anche dal punto di vista economico, effettivamente, che l'idrogeno dovrebbe concentrare le forze e la ricerca e sviluppo, questo è il mio personale pensiero, su altre attività energy intensive. Esatto. Sì. Oltre alla scelta tecnica, poi il fatto che il CEO di Volkswagen abbia fermato già da tempo la ricerca significa anche che insomma non crede che lo sviluppo anche della rete di rifornimento dell'idrogeno possa comunque dare un vantaggio competitivo a altri produttori di case automobilistiche rispetto appunto alle soluzioni a batteria. Sì. Esatto, infatti è un po' di tempo che si sono un po' tirati indietro. Passiamo alla notizia successiva? Passiamo alle rettifiche. In realtà qui passiamo da una tecnologia all'altra, perciò dall'idrogeno ai super cap, che già più si avvicinano rispetto al mondo batterie, e qua parla di prima appunto moto con ibrida super capacitor con le batterie al litio. In realtà è un articolo che, mentre insomma preparavamo la puntata, abbiamo fatto un paio di risate in realtà, perché ci sono dei dati che magari si sono sbagliati, che non vogliamo pensare male o che vogliono far passare delle informazioni errate, però una motocicletta con 9 kWh di batterie, e in cui dicono insomma con un'aspettativa di 180 km di autonomia, che magicamente, e magicamente non è detto a caso, aggiungendo 100 Wh di super cap riesce a fare misteriosamente 300 km. Perciò ci siamo chiesti come con 100 Wh di super capacitori, diciamo, possano quasi raddoppiare l'autonomia, ecco, perciò... Ma io forse mi sono capito il perché Nawa non è in realtà un'azienda che vuole produrre motociclette, ma un'azienda che produce super condensatori. Ottimo. Ecco perché. Questa potrebbe essere la motivazione, tu l'hai trovata. No, ma perché tra l'altro è vero che 300 km con 9 kWh o anche 180 km in extraurbano sono abbastanza per una moto, però questa stessa proporzione c'è anche ad esempio su moto di altri produttori, ad esempio Energica. La differenza tra l'utilizzo urbano a basse velocità e con tante frenate rispetto a un utilizzo extraurbano rimane quello, senza avere bisogno dei supercondensatori. È proprio l'utilizzo della moto che amplifica questa differenza.
Sì, anche Esatto. perché ricordiamo, è vero che i super cap permettono di recuperare diciamo più velocemente energia e rilasciarla più velocemente, però parliamo già di batterie a litio che già di per sé comunque hanno una buonissima proprietà di recuperare questa energia e soprattutto nel centro storico in cui le frenate diciamo che non è che si riesca a rigenerare così tanto, lo potrebbe fare tranquillamente anche la batteria. Insomma, vabbè, è qualcosa in più, qualcuno ci crede sull'abbinamento batterie super cap. Noi che abbiamo provato diverse volte a fare un'applicazione ibrida diventa diciamo complesso anche quello che si deve mettere in mezzo tra la batteria e i supercapacitori, no? Perché altrimenti se si mettono in parallelo senza nessun dispositivo non ha nessuna funzione, perciò non servono quasi a nulla e per sfruttarli correttamente ci vuole un'elettronica che costa, perciò rischio di andare poi fuori budget. Anche qui il marketing dei nomi, Esatto. che poi vabbè non è marketing, ma sono supercapacitori, hanno un motivo, però supercapacitori nel percepito comune e spesso purtroppo anche per chi deve prendere decisioni o deve fare investimenti sembra che sia il cambiamento, quindi dici supercapacitore, cosa vuoi che sia rispetto alla batteria? In realtà, come hai ben spiegato, è più complesso in realtà. Bene. Bene, passiamo alla prossima. Passiamo all'agricoltura. Bravo, passiamo all'agricoltura perché sono in tanti a chiedere, a scrivere. Immagino che in Flash Battery arrivino decine di richieste, è vero, nell'ambito agricolo. E qui di cosa parliamo? Qua parliamo di trattori elettrici. Qui si parla effettivamente di una startup che ha raccolto un ottimo capitale per poter partire con lo sviluppo della preserie e la produzione della preserie di questi trattori. Come dicevi giustamente, il mondo agricolo sta incominciando davvero a essere super attento all'elettrificazione. Noi abbiamo già tanti clienti che diciamo che sono partiti quantomeno, poi da lì ad avere diciamo quote di produzione considerevoli ci vorrà ancora qualche anno, però incominciano ad averle in gamma, incominciano a mettere dentro qualche percentuale di prodotti elettrificati all'interno della gamma ed è un mercato che crescerà. Proprio questa settimana tra l'altro abbiamo fatto un evento con Federunacoma, che è l'associazione diciamo che fa capo a un'industria che raccoglie diciamo tutti i produttori agricoli proprio sulle batterie, perché c'è bisogno di dare informazioni, c'è bisogno di insomma di sostenere la crescita di questi prodotti nell'agricoltura. D'accordissimo. Poi si tratta spesso anche nell'agricoltura italiana, a volte sono applicazioni piccole, dove ci sono lavorazioni continue, dove c'è bisogno di mezzi piccoli. Marco, anni fa io e te siamo andati proprio a vedere qualcosa del genere, applicazioni per uliveti, vigneti, piccole aziende, ma poi appunto non era forse troppo presto. Adesso bisogna spingere e tra l'altro diciamo che queste aziende, facciamo sempre una panoramica, anche perché oggi siamo anche su LinkedIn per la prima volta, salutiamo tutti gli amici di LinkedIn. Se avete dei progetti imprenditoriali, delle idee imprenditoriali strutturate che possano riguardare anche questo ambito, visitate il sito proprio di Flash Battery, rivedete un po' di puntate della Battery Weekly e perché no, scrivete all'azienda, perché trovano un'azienda ancora più strutturata rispetto a qualche anno fa. Quindi, Bene. Non so Alan se avevi qualcosa da aggiungere su questo articolo, se no arriva qualcosa per te nei prossimi sì, proseguiamo. Vai, andiamo sulla prossima. Bene, qui abbiamo una notizia che in realtà è finanziaria, non è tanto di tecnologia, però visto che c'è tanta speculazione nel mondo, comincia ad arrivare un po' di speculazione anche nel mondo batterie. Qui c'è stata insomma, la borsa che ha fatto fare un bel salto, in questo caso al ribasso, a QuantumScape, che l'abbiamo già trattata tante volte all'interno della nostra rubrica, e possiamo dire che insomma non ci sembra un qualcosa di farlocco, quantomeno, pertanto non è forse così giustificato questo meno 70 che insomma gli speculatori gli hanno fatto fare. Esatto, sempre... Alan. Sì, scusami Marco, dicevi? No, quello era il senso nel dire
la finanza sta sempre di più guardando questo mondo perché sta crescendo così velocemente e anche lì c'è chi vuole fare affari senza tecnologia. Infatti volevo chiedere ad Alan se poi appunto ci dici la tua e se fai una brevissima panoramica su chi è QuantumScape per chi non lo sapesse, molto velocemente. QuantumScape ne abbiamo parlato in diverse occasioni perché effettivamente è stato abbastanza in auge qualche tempo fa. È un'azienda di ricerca, quindi non ha un prodotto attualmente commercializzabile, anzi non ce l'avrà per diverso tempo, per qualche anno perlomeno, perché si occupa della ricerca sullo stato solido, sulle celle a stato solido. È stata acquisita o partecipata da aziende automobilistiche per lo sviluppo di questa tecnologia, però appunto siccome non ha un suo mercato ma si tratta solo di credere nelle sue promesse, si presta particolarmente anche alle speculazioni finanziarie, che però speriamo che non blocchino un progresso che era promettente comunque dal punto di vista tecnologico. Sì, esatto, qui, rispetto a tante promesse ha fatto qualcosa, cioè nel senso sono state tutte promesse abbastanza consistenti, ecco, non diciamo che non è stata promessa la luna, Marco, come in tanti casi abbiamo visto nella sezione anche un po' del cazzettario. Esatto. No, sì, sembrano avere, diciamo, una tecnologia da sviluppare, da completare, ma potenzialmente molto interessante, e oltre a Volkswagen uno dei finanziatori anche di questa, investitori più che finanziatori li chiamerei, è anche Bill Gates, insomma. Sicuramente un'azienda interessante per lo stato solido e litio metallico. Bene, la tireranno su allora, dai, tra Bill Gates e Volkswagen. Qualche soldino lo troveranno. Esatto, qualcosina lo trovano, qualcosina. Bene. Passiamo prossima. Esatto, qui è territorio di Alan, visto che insomma gli lasciamo la tecnologia vera e propria. Alan, di questa tecnologia, vai. Batteria a flusso, pubblicizzate come diciamo valida alternativa rispetto alle batterie convenzionali, diciamo ioni di litio. Precisiamo per applicazioni stazionarie, quindi sicuramente non stiamo parlando di batterie per la mobilità, né elettrica né per le batterie portatili. Le batterie a flusso sono, diciamo, più simili come tipologia di sistema a una fuel cell, quindi a un sistema a idrogeno. Ci sono dei serbatoi che contengono dei liquidi, in questo caso i liquidi sono due, non è solo l'idrogeno, ma sono due reagenti, chiamiamoli, che devono essere combinati all'interno di un reattore per produrre energia. A volte anche in modo reversibile, quindi si può anche ripassare, fornendo energia elettrica, si può anche riempire i serbatoi, che invece possono anche essere riempiti aggiungendo liquido. Quindi avrebbero il beneficio del rifornimento rapido come il liquido, però le efficienze e i costi del sistema sono troppo sfavorevoli rispetto alle batterie tradizionali. Sono favorevoli quando serve una grandissima capacità di energia senza problemi di spazio, ingombro, e anche rispetto alla potenza, perché in questo caso si possono dimensionare diversamente i serbatoi, che possono essere anche giganteschi, rispetto all'impianto che produce potenza. In questo caso si può trovare un buon compromesso, mentre per la batteria un po' le due cose sono sempre legate, cioè una batteria con capacità molto grande può anche fornire tanta potenza, e in questo caso le cose sono completamente scollegate. La potenza è data soltanto dal reattore, quindi dal dispositivo e da tutta la componentistica accessoria che regola il flusso dei reagenti attraverso il reattore, e invece i serbatoi che sono semplicemente dei contenitori. Sì, qui si parla effettivamente di cicli interessanti perché prevedono, diciamo, circa 7000 cicli con una vita operativa di oltre 25 anni. Cioè sono dati effettivamente interessanti, ma appunto che riguardano esclusivamente delle applicazioni stazionarie, ecco.
bisogna vedere che qui in realtà non se ne parla, il discorso pricing, se sbaglio non ne parlava, anzi no, qua parla di... sì, no, non ne parla. Perché quello ovviamente può fare la differenza. Di tecnologie interessanti le vediamo tutti i giorni e ne parliamo, insomma, tutte le settimane. Sì, diciamo che se il rapporto, esatto, se il rapporto non è così favorevole, insomma. Poi magari in una delle prossime puntate, Alan, possiamo parlare anche di battery, che sono batterie sempre, diciamo, emiliane. Sì. Che non sono però convenzionali e credo che siano ancora attività di laboratorio, però. Sì, credo di sì. Però esatto, se lo accennate voi è perché è un qualcosa che ha un riscontro probabilmente pratico. Normalmente non vi ho mai sentito parlare seriamente, se non facendo delle risate, come ogni tanto ci facciamo, di qualcosa che è molto lontano. Quindi questa è molto interessante, seconda promessa della puntata, attenzione. Esatto. Bene, benissimo. Ottimo. Bene, andiamo a parlare di natura. Tema delicato, tema esatto. Delicatissimo. Sì. Vai Marco. Tra l'altro bella immagine della Cornovaglia. Che sì. succede in Cornovaglia? Ma qua diciamo che si parla che ci sono, anzi o meglio, ci sono state delle miniere di stagno e rame presenti e se non ho letto male sono, diciamo, anche in disuso, che potrebbero essere riutilizzate per appunto fare estrazione di litio. Questo è una delle possibilità appunto di riutilizzo di queste miniere per tirare fuori comunque in Europa un'altra fonte di materia prima per le celle, insomma, che serviranno nei prossimi anni. Non so se Alan tu hai una parte più tecnica riguardo questo argomento. Ma l'articolo è molto lungo e molto ben spiegato. Spiega come il litio sia in realtà molto abbondante sulla superficie terrestre, un po' dappertutto, però spesso molto diluito, quindi per i posti dove è vantaggioso estrarlo sono quei pochi posti dove si concentra un po' di più e per cui l'attività consente di tirare fuori quantità interessanti di litio senza dover macinare troppo materiale. Dico macinare perché molte volte si fa così, quindi si frantumano le pietre, che comunque è un processo anche molto dispendioso. Qui in Cornovaglia invece penserebbero di adottare anche un nuovo sistema, che si tratta di estrarre acque che stanno in profondità, ricche di litio, facendole emergere, estraendo il litio da quest'acqua per poi rimetterla sottoterra, da falda. E quindi insomma diciamo di fare un circolo d'acqua togliendo quel poco di litio che l'acqua raccoglie dalle profondità rocciose. E quindi anche un metodo, diciamo, innovativo, oltre che una località europea e alternativa dove estrarre il litio. Ci sono due società interessate, società, diciamo, forti nelle attività minerarie, che entrambe pensano di poter estrarre parecchie tonnellate di litio, diciamo, quasi per controbilanciare il fabbisogno che si prevede in Europa per i prossimi 6-7 anni. Bene. Interessante. Bene, questo si va avanti per il litio. Adesso potremmo passare a una tecnologia ancora diversa. Esatto, io non so, ma abbiamo già aperto quella rubrica che su LinkedIn ancora non conoscono, ragazzi. Oggi vedete la Battery Weekly, avete capito che non siamo seriosi, anche se facciamo una panoramica seria su quello che è il mondo delle batterie, e nella nostra rubrica abbiamo una sezione che si chiama il cazzettario delle batterie, cazzettario elettrico, e ogni tanto ovviamente si parla anche di energia e quindi ogni tanto selezioniamo qualche notizia. Questa in particolare nella nostra tabella di marcia di oggi non è inserita nel cazzettario. Era appena prima, secondo me. Ma è borderline. Esatto, io la farei cadere dentro, vai. Però comunque in California, insomma, stanno realizzando
questo generatore di energia ad aria compressa, e che, come vedete dall'immagine, non sembra proprio una roba bellissima e piccolissima, però è sicuramente un altro modo di utilizzare, o meglio di estrarre l'energia. Qui si parla di appunto una potenza di 500 megawatt, capace però di storicizzare non si dice, però di stoccare, diciamo, 4 gigawattora totali. Sì, se scendi sotto, dove c'è anche il video, si vede, esatto, l'immagine, che in realtà quello che si vede in superficie è solo la minima parte. Scendi ancora un po' dove c'è il video, ecco qua. Volendo posso farlo partire così. Vediamolo, può essere interessante. Quindi fa parte del sistema sia quel lago molto più grande dello stabilimento che c'è a fianco, sia quel serbatoio gigantesco che viene costruito sottoterra, molto in profondità. Quindi alla fine, e questo serbatoio, appunto, quello sottoterra, è quello dove viene immagazzinata l'aria compressa e che viene riempito d'acqua man mano che l'aria viene espulsa per produrre elettricità. Diciamo che alla fine è lo stesso concetto di una centrale idroelettrica, con la differenza che non viene fatta sfruttando la montagna, ma si va sottoterra per avere un'altezza, e che la turbina non è generata direttamente dall'acqua, che va però in caduta a riempire il serbatoio, ma dall'aria che ne fuoriesce. Secondo me, diciamo che questi sistemi ci sono già ne esistono, sono sistemi anche qua, dove molto affidabili, perché il serbatoio d'aria compressa di per sé è un componente che è molto affidabile e che dura anni e anni. Il problema è l'efficienza, la round trip efficiency, quindi l'efficienza del ciclo completo, tra quando viene caricata l'energia e quella che può restituire. Sì, comunque bisogna fare, cioè non è semplice, bisogna fare dei serbatoi, diciamo. Comunque mi sembra la profondità, cioè guardando queste immagini mi sembra abbastanza, insomma, profonda, cioè riuscire a fare dei serbatoi nel sottosuolo, mi deve vedere così, direi 150 metri sotto il terreno, non è semplicissimo. Bisogna fare un laghetto, bisogna mettere tutti i sistemi di pompaggio e generazione. Non è proprio economicissimo, ecco. Se consideriamo di fare un 4 megawattora con delle batterie, diciamo che siamo attorno al 1,5 milioni. Se mettiamo assieme tutte queste cose, secondo me siamo un po' oltre, ecco. Poi la ragione per cui secondo me va nel cazzettario è perché qui si parla del fatto che dicono di aver incrementato l'efficienza dal 40%, 50% classico fino al 60%. Insomma, non è male, ma lo fanno recuperando il calore dei compressori per poter riscaldare nuovamente l'aria una volta che viene estratta. Questo però funziona, secondo me, solo se c'è un utilizzo continuo, diciamo, perché anche il calore non può essere immagazzinato all'infinito. Ma per un utilizzo continuo, ciclico, allora sono meglio le batterie. Questa può essere uno storage stagionale o da usare in caso di emergenza, da tenere fermo per anni e da usare solo in caso di emergenza. A quel punto il recupero termico non serve più e quindi non si ottiene quel beneficio di efficienza che pubblicizzano. Sì, parliamo comunque di un 60%, mentre sulle batterie siamo comunque oltre il 90%. Sì, insomma, vediamo poco futuro per l'aria compressa, anche perché, se non abbiamo capito male, teoricamente comunque è l'acqua del laghetto che potrebbe spingere si dice, l'accumulo sotterraneo per spingere sull'aria e far girare le turbine. Ecco, questo dovrebbe essere più o meno il ciclo. Sì. Bene. Io direi che possiamo andare apriamo il cazzettario ufficialmente. Ufficialmente, dai. Esatto. E parliamo di queste fantomatiche batterie al calcestruzzo. Cosa ne bellissimo.
Si vuole fare hanno beccato dovunque. Esatto. Qui avevamo fatto 2 conti anche, però sinceramente mi sono scordati. Avevamo visto però la bassissima energia sfruttabile, cioè i kilowattora per metro cubo erano, mi sembra, tipo 0,6 kilowattora per metro cubo, perciò parliamo veramente di qualcosa di molto molto piccolo e difficilmente, diciamo, sfruttabile. Insomma, non vedo campi di applicazione. Tu, Alan, cosa ne pensi? Ma da una parte si dice il cemento comunque c'è, se riusciamo a immagazzinarci energia, per quanto sia poca, è sempre meglio che niente. Però in realtà poi dopo forse conviene fare il cemento migliore che si può o alleggerire le strutture il più che si può per risparmiare materiale, piuttosto che voler fare diciamo un secondo mestiere a un certo componente, come abbiamo parlato l'altra volta del carbonio usato per i telai, per le strutture. Sì, che lo chiamavano batterie strutturali. Esatto, che forse bisogna concentrarsi sull'efficientare ciò che deve usare l'energia e non cercare per forza di ficcare energia ovunque. Questo deve essere un tema importante anche dal punto di vista strutturale, soprattutto perché c'è un grosso interesse, giustamente, del settore delle costruzioni nell'accumulo di energia. Però per forza, appunto, vi abbiamo inserito nel cazzetario perché alcune cose a volte sono delle estremizzazioni. Sì, capiamo insomma che la ricerca debba andare avanti e ci sta insomma che facciano delle ricerche per vedere, però sappiamo che insomma quando si fa ricerca la maggior parte vanno a finire non proprio sfruttate, ecco. Le pillole d'oro non escono sempre. Bene, esatto. Direi che ragazzi siamo perfetti, ma veramente perfetti. È stato veramente interessante anche la nostra prima su LinkedIn. La settimana prossima poi vi aggiorneremo un po' sulle varie pagine. Comunque tutte le Battery Weekly le trovate sul sito flashbattery.tech, c'è proprio la sezione dedicata, quindi le trovate tutte quante, anche divise per argomento, anche sottotitolate in inglese, perché agli amici professionisti che ci sono su LinkedIn, soprattutto dico, siccome ne sentirete sempre tutti i giorni di tutti i colori, secondo me farsi un ripassino con gli esperti del settore che ho la fortuna di avere a disposizione e che mi hanno aiutato fino a qua, tra l'altro, a capire così tanto delle batterie, devo dire che è importante per tutti. Ragazzi, grazie. A voi, buona serata e adesso vi vedete la nostra bellissima sigla. Ci vediamo settimana prossima alle 18, Battery Weekly, come tutte le settimane. Ciao! Ciao a tutti! Ciao a tutti!